Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto la terza ed ultima cotta che ho brassato nel birrificio della scuola. Se avete già visto i due precedenti video, conoscerete già la storia dell'impianto e le prime due cotte. Se non li avete ancora visti, vi consiglio di andarli a guardare prima. Dopo le prime due birre, questa volta ci siamo orientati su una sfida molto più stimolante, cioè quella di produrre una birra partendo da materie prime locali, nello specifico con malto d'orzo coltivato qui nel territorio e maltato sempre qui da una malteria in modo artigianale. Inoltre, un altro elemento di difficoltà è rappresentato dal fatto che abbiamo deciso di farla con una bassa fermentazione, principalmente per esaltare l'ingrediente principale, cioè il malto. Quindi la birra scelta sarà una Pilsner. Partiamo dall'orzo. Questa è una varietà di orzo distico coltivato e raccolto nelle campagne locali da un'azienda agricola che ha realizzato in modo autonomo una vera e propria malteria. L'orzo è stato pompato nel primo tino per la prima fase, quella di macerazione. Qui viene aggiunta acqua sotto i 15 gradi per idratare i chicchi ed evitare la crescita batterica. Qui l'orzo viene portato al grado di umidità necessario per la fase successiva. In questa vasca già avvengono le prime reazioni metaboliche, viene consumato parte dello zucchero presente nell'endosperma e viene prodotta CO2, che deve essere espulsa, per cui viene insufflata dell'aria che rimescola il tutto e favorisce anche la risalita di cariossidi vuote e di impurità. Passate le prime 24 ore, l'orzo è stato trasferito nel tamburo rotante dove avverrà la germinazione. Qui l'orzo viene mantenuto a un'umidità costante a temperatura ambiente per un periodo variabile che può essere di 3-4 giorni o anche di più. Il tamburo viene programmato con dei cicli di lente rotazioni. La germinazione viene monitorata seguendo la crescita della radichetta. Appena questa raggiunge una lunghezza pari a quella del chicco, si può passare alla terza fase. Nella terza fase, quella di asciugatura ed essiccazione, viene pompata aria calda per bloccare la germinazione e asciugare il malto. L'asciugatura avviene tra i 40 e i 50 gradi e solo nell'ultima breve fase si arriva a 70-80 gradi per definire il colore del malto, quindi gli aromi, e anche per volatilizzare i precursori del DMS. Se si dovesse rimanere a queste temperature troppo a lungo, si rischierebbe di andare a denaturare gli enzimi utili per la saccarificazione e quindi ridurre il potere diastatico del malto. Dalla malteria passiamo al birrificio. Come obiettivo abbiamo puntato su una birra a bassa fermentazione semplice, fatta ovviamente con solo questo malto base, da bilanciare con luppoli europei. Come lievito abbiamo deciso di fare una bassa fermentazione proprio per ottenere un profilo neutro ed esaltare il malto principalmente e il luppolo. Quindi ci siamo orientati su una Pilsner ma senza una declinazione particolare. La prima difficoltà è stata nel definire per bene il tasso di macinatura, perché anche se ben asciutto il malto non si presenta friabile come quelli commerciali, fa un po' più di resistenza, quindi con le regolazioni del mulino che abbiamo già usato per i malti in commercio, qui il malto usciva quasi integro, per cui abbiamo fatto diverse prove per raggiungere un tasso di macinatura paragonabile a quello già collaudato. Per la preoccupazione però di bloccare valvole e pompe, come già successo nella seconda cotta, abbiamo scelto di macinare appena un po' meno. Questo impianto infatti prevede lo spostamento di tutto l'impasto dal tino di mesh a quello di filtrazione, quindi il mosto liquido e le trebbie passano attraverso valvole e pompe e una macinatura troppo fine può facilmente tappare la valvola nel fondo del tino di mesh. Per quanto riguarda l'efficienza di questo malto, che è un parametro noto nei malti commerciali e molti software ne fanno appunto distinzione e li hanno già caricati nel loro database, io ho preso come riferimento il valore che ho ottenuto indirettamente quando ho brassato una birra con questo malto in casa. Ovviamente tra annate e diverse partite di maltazione possono esserci variazioni, ma partire da un dato precedente è già qualcosa. Con numeri alla mano abbiamo programmato un batch di 200 litri con 60 kg di malto, impostando un'efficienza di ammostamento del 65%. Abbiamo scaldato l'acqua a 55 gradi e fatto il mash-in. Abbiamo aggiunto prima di tutto 2 sacchi da 2 kg di lola di riso e subito dopo il malto macinato.
Il primo step di questa cotta, che qui definirei obbligatorio, è stato un lungo step per le proteasi. Avendo già brassato con questo malto ho sempre ottenuto una velatura e una morbidezza in bocca che mi fanno pensare ad un'elevata percentuale di proteine. Inoltre, trattandosi di un malto sicuramente poco modificato rispetto a quelli commerciali, è importante insistere molto di più con il protein rest, cosa che non farei mai con i malti commerciali. Quindi 15 minuti a 52 gradi. Il primo test del pH mi ha dato un valore di ben 6.2, quindi ho iniziato a correggerlo fino a 5.4, sono serviti in totale circa 85 ml di acido lattico. Completato il protein rest passiamo al primo step di saccarificazione di 30 minuti a 63 gradi, seguito da un secondo step sempre di 30 minuti a 68 gradi. Nel frattempo ho raccolto dei campioni che ho filtrato con dei filtri di carta per monitorare visivamente la saccarificazione. Dal colore e l'aspetto mi è sembrato tutto procedere correttamente, però la densità è rimasta molto più bassa di quella che avrei immaginato. Abbiamo completato la saccarificazione con uno step di 15 minuti a 72 gradi e abbiamo misurato un OG di 1,044. È chiaro che stiamo ottenendo un'efficienza molto più bassa di quella prevista, già calcolata a ribasso. Vedendo un po' più da vicino l'impasto ho notato che in effetti molte carossidi sembrano integre, non espongono l'amido all'impasto, quindi è probabile che stiano cedendo molti meno zuccheri. Probabilmente la macinazione ottenuta non è quella ideale e qualche dubbio mi viene riguardo al mulino che abbiamo utilizzato. Il mulino infatti non ha dei rulli disposti in modo parallelo con distanze uguali, ma ha questi rulli un po' più conici che come risultato forse danno una macinazione non troppo uniforme, però questo è un mio dubbio. Completato il mash out abbiamo trasferito l'impasto nel tino di filtrazione e abbiamo avviato uno step di ricircolo. Nel frattempo abbiamo fatto un paio di valutazioni. Fare lo sparge programmato di 130 litri partendo da 1,046 di densità ci avrebbe portato a ottenere poi una densità troppo bassa e alla fine una birra da forse appena 3 gradi di volume alcolico. Quindi abbiamo deciso di ridurre il litraggio dello sparge riducendo il batch programmato ma mantenendo una buona densità. Abbiamo risciacquato quindi con soli 55 litri invece dei 130 e siamo passati poi in bollitura con una densità pre-boil di 1,043. La bollitura è stata programmata per 90 minuti per favorire una buona volatilizzazione del DMS. Nel frattempo abbiamo ricalcolato al volo il dosaggio dei luppoli e abbiamo fatto la prima gettata a meno 60 minuti con 250 g di Northern Brewer che cederà 23 IBU. Seconda gettata negli ultimi 10 minuti con 300 g di Allertau che cederà altri 3 IBU. Finita la bollitura trasferiamo il mosto nel tino di Whirlpool e avviamo un breve ma intenso Whirlpool facendo ricircolare il mosto per pochi secondi e poi staccando la pompa. Qui abbiamo aggiunto l'ultimo luppolo, sempre 300 g di Allertau in hop stand. Qui il mosto si trova comunque sopra gli 85 gradi, quindi è probabile che estragga un po' di amaro. Dopo circa 20 minuti, il tempo di far agire il Whirlpool e il Protafloc, abbiamo trasferito in fermentatore passando dallo scambiatore. Non avendo dei filtri appositi ci siamo fermati un po' prima di pescare il luppolo nel fondo. Abbiamo raccolto 134 litri di mosto invece che 200 come già detto. Abbiamo preferito ridurre il batch ma preservare la densità ideale per questa birra, che alla fine è stata di 1,049, un buon valore rispetto a quello che avevamo programmato. Il fermentatore pieno solo a metà della sua capienza mi ha lasciato qualche dubbio. Probabilmente si saturerà di CO2 in fermentazione, ma non so se nelle varie fasi successive questo eccessivo volume sopra la birra possa favorire più o meno dei processi di ossidazione, soprattutto durante la lagerizzazione. Con il raffreddamento il mosto è sceso sotto i 20 gradi e abbiamo attivato subito il chiller per portarlo intorno ai 10 e nel frattempo abbiamo reidratato il lievito. Il lievito scelto è il classico lievito lager secco della Fermentis, il V3470. Avevamo previsto 2 buste da 100 grammi, quindi circa 1,5 grammi litro. Lo abbiamo reidratato in acqua a temperatura ambiente e poi appena il chiller nel frattempo ha portato il mosto sotto i 15 gradi, lo abbiamo inoculato.
La fermentazione è partita ed è stata mantenuta a 10,5 gradi per la prima settimana, poi siamo saliti di mezzo grado al giorno fino a 15 gradi per una sosta per il diacetile di un'altra settimana. Abbiamo lagerizzata a 2 gradi per 2 settimane e poi ci siamo organizzati per l'imbottigliamento ed il priming. Un limite tecnico di questa birra è indubbiamente la scelta obbligata di doverla imbottigliare in modo non controllato e di rifermentarla in bottiglia. A fine fermentazione abbiamo registrato un FG di 1,014 e una limpidezza davvero molto buona considerando il tutto. Il giorno dell'imbottigliamento abbiamo preparato la soluzione di priming con destrosio e acqua con obiettivo 2,6 volumi di CO2 per litro. Abbiamo reidratato il lievito F2 a parte e poi aggiunto la soluzione appena questa è scesa sotto i 25 gradi. Ho fatto il priming in bottiglia con la mia siringa automatica e nel frattempo i ragazzi hanno riempito e tappato le bottiglie. In questo sistema la birra viene pompata dal fermentatore a una grande vaschetta sopra la stazione di imbottigliamento, che avviene per semplice caduta per gravità in modo automatico. Per riempire le bottiglie, la birra viene messa a pressione con una molla nella cannula imbottigliatrice che ha un tappo di silicone, per cui per far entrare la birra l'aria deve fuoriuscire. Questa fuoriesce da questi tubi che scaricano nuovamente sulla vaschetta. Vedendolo in azione mi viene sempre un po' il dubbio che tutto questo ricircolo possa rovinare un po' la birra, che ritorna poi nella vaschetta e finisce per mescolarsi a quella pulita che proviene dal fermentatore. Mi sembra davvero un sistema molto discutibile per imbottigliare la birra. Comunque imbottigliamento completato, abbiamo lasciato le bottiglie a temperatura ambiente per una settimana durante la rifermentazione e poi le abbiamo messe in frigo. Al primo assaggio, dopo 2 settimane, la birra si presentava così. Colore giallo dorato, schiuma fine pannosa, con buona persistenza, è ancora leggermente velata, ma secondo me stando ancora in frigo si pulirà ulteriormente. Aroma panificato e floreale, si percepisce il malto con note leggere di pane e di miele, il luppolo esce con note molto floreali e di fiori bianchi. Al gusto entra dolce, ma viene ben bilanciata dal luppolo che ha un amaro al posto giusto, secondo me per una birra stile Pils non lo percepisco neanche come tagliente o astringente. Buono anche il mouthfeel e la carbonazione. Una cotta molto impegnativa che ci ha fatto scervellare non poco su molti aspetti, ma ne usciamo abbastanza soddisfatti per quanto riguarda il risultato ottenuto. Abbiamo brassato una birra partendo da orzo prodotto, raccolto e maltato localmente, di cui non conoscevamo vari parametri, come l'efficienza, gli enzimi, proteine, eccetera. Peccato per la valutazione errata che abbiamo fatto con la macinatura. Macinare in modo da ridurre la quantità di farine non ci ha aiutato e ci ha dato un'efficienza molto più bassa di quella prevista, costringendoci ad abbassare poi il nostro batch del 30%. Per quanto riguarda la freschezza e l'intensità degli aromi, mi sembra tutto sommato un buon risultato. Non siamo ai massimi livelli per lo stile. Non mi sembra che sia uscita troppo male da una fermentazione e un imbottigliamento non esattamente ideale per questo genere di birra. Ritornando sulle riflessioni fatte sull'imbottigliamento, quello che abbiamo notato è che c'è effettivamente una differenza abissale tra le prime e le ultime bottiglie riempite. Parlo in termini di freschezza e di percezione di ossidazione. Non è una piccola differenza, nelle ultime bottiglie si percepisce nettamente una freschezza molto più bassa rispetto alle prime. Qui mi collego alle considerazioni fatte su quel sistema di imbottigliamento. Penso che continuando a circolare questa birra che schiuma dentro questi tubicini e che ritorna poi alla vaschetta, che è birra che si ossida veramente tanto, verso la fine dell'imbottigliamento nella vaschetta si troverà una gran parte di questa birra ossidata mescolata a quella pulita proveniente dal fermentatore. Per cui le ultime bottiglie verranno imbottigliate già con un grave difetto di ossidazione in corso. A questi miei dubbi mi piacerebbe trovare comunque una risposta più chiara. Se tra voi c'è qualcuno che conosce questi sistemi di imbottigliamento o li adopera, sarei curioso di conoscere il suo parere. Potete scrivere le vostre impressioni qui sotto nei commenti. Con questo si conclude la stagione brassicola nel birrificio della scuola. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e se siete nuovi del canale o non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.